Nemmeno. Qua si sente? Qui si sente? Vai. Tu devi urlare. Ok. È il tuo ruolo. Adesso si sente, si sente. Ciao a tutti e tutte, benvenuti, benvenute. Mettetevi comodi, prendete posto. Guarda che lo vedo, vieni. Dai. Allora, buonasera a tutte e tutti, sono Edoardo Di Marte, socio e collaboratore, e stasera presentiamo così in generale la 8ª edizione della Biennale di Mosaico di Ravenna. Abbiamo qui il curatore nonché socio fondatore di Marte, e Daniele Torcellini, e Leonora Savorelli, attuale presidente di Marte. Allora, la prima domanda è per te, quindi vai. Ti chiediamo innanzitutto la scelta del tema della Biennale, che sappiamo essere l'oro. Direi che la connessione col mosaico ravennate bizantino è abbastanza ovvia, ma se ci sono anche altre motivazioni dietro questa scelta qui. Allora, grazie della domanda, grazie dell'invito, grazie a Studio Deutz, grazie a Marte, bellissimo Denara, giusto, che collabora anche Denara a questa organizzazione magnifica e divertentissima. L'oro, in realtà non è proprio l'oro, o meglio, la mostra principale di questa edizione è dedicata ad Alberto Burri e la mostra è fortemente incentrata sull'oro. Ha a che fare con la produzione di Burri relativa agli anni in cui ha attraversato Ravenna tra fine 80 e inizi 90, per una committenza, ahimè, poi malamente finita, perché era una committenza legata al gruppo Ferruzzi, a Raul Gardini, quindi una presenza assai significativa per Ravenna e una presenza che negli anni turbolenti di fine 80 e inizi 90 poi è finita come sappiamo, e nel finire come sappiamo ha ahimè interrotto anche quella che era una committenza per un ciclo di opere destinate allo spazio di quello che adesso è il Palazzo dell'Università di Beni Culturali, che allora era il Palazzo Ex Ferruzzi, quell'angolo di via Diaz con le vetrate, magari lo conoscete tutti e tutte. Si prospettava la possibilità di allestire 6 pezzi, 6 grandi teleri, che meditavano in qualche modo lo sguardo nei confronti della cultura figurativa ravennate, e quindi anche dell'oro bizantino, che poi appunto finisce male. Queste opere non saranno mai esposte in questo spazio, e la serie da 6 diventerà di 10 pezzi, 10 pezzi in cui tra l'altro in modo molto curioso e significativo Burri interviene in seconda battuta per ridurre un po' quell'aspetto dell'oro che è stato messo in campo fin dall'inizio un po' a texture, quindi meditando un po' l'idea della tessera, che poi nella prosecuzione di questo ciclo, che ora è esposto permanentemente presso la sede degli ex Catoi del Tabacco di Città di Castello, dove risiede la Fondazione Burri e la collezione di Palazzo Albizzini, Burri interviene camuffando un po' quell'aspetto a texture e a tessere, insomma, come diretto riferimento a Ravenna, però mantenendo chiaramente un confronto con la cultura figurativa bizantina. Però legge Burri questa cultura figurativa che si esplica nell'oro, con in realtà un fortissimo contrasto, quello tra nero e oro. Quindi tutte queste opere hanno a che fare con il contrasto nero-oro. Bello, no? Leggere in termini di contrasto nero-oro una cultura figurativa che a Ravenna in qualche modo nel presente, nell'attualità di allora, era una cultura figurativa che già si era andata fortemente intersecando, mescolando, corrompendo, non saprei, però insomma con tutti gli sviluppi politici, economici, sociali, industriali della Ravenna di quegli anni. E allora, piuttosto che oro, il termine chiave della 8ª edizione della Biennale del Mosaico è contrasto. Ecco, se c'è un termine che ha guidato un po' le scelte è stato quello del contrasto. E in questa
questo sguardo verso il concetto di contrasto ci è piaciuto molto aprire un po' il concetto. Contrasto è un termine un po' ambiguo perché evoca sia conflittualità, discordia, scontro, no? Divergenza di opinioni, però potenzialmente evoca anche la possibilità di vedere meglio, no? Banalmente nei nostri dispositivi digitali, nei nostri schermi andiamo a regolare il contrasto quando non vediamo bene. Se il contrasto anche visivamente tra chiaro e scuro, tra colori si riduce, se c'è troppa nebbia non vediamo più, e quindi l'idea è stata un po' che il concetto di contrasto potesse essere anche declinato in termini di dispositivo che consente di vedere più distintamente, ecco. E poi nel percorrere i mesi di organizzazione della Biennale questo concetto si è andato a affiancare a quello di comunità. Forse riflettendoci adesso, magari anche spinti un po' da tutti gli eventi alluvionali che hanno dato una misura di quanto la comunità è necessario che si stringa per far funzionare le cose o per risolvere determinati problemi, no? Come quelli assai pregnanti che hanno caratterizzato questi territori. E allora nella lettura che da anni ormai portiamo avanti del concetto di mosaico come tecnica, come linguaggio, come estetica, come metafora, ecco che pensando alla comunità o alle comunità, il mosaico si presta molto ad essere una metafora, no? Perché ha a che fare tanto con la frammentazione, però è una frammentazione che deve necessariamente essere risolta in un insieme che è coerente e dotato di senso. Un po' come la comunità, no? La comunità deve avere a che fare con individui che si relazionano tra di loro. E finché poi è spuntato anche una bellissima riflessione legata a un filosofo francese, Rick Sadin, che sta riflettendo negli ultimi anni sulle conseguenze dell'utilizzo soprattutto delle nuove tecnologie. E allora utilizza dei concetti assai interessanti, anche un po' complessi, parla di sferizzazione della vita, insomma insiste molto sul fatto dell'individualismo, no? Un eccesso di individualismo che è anche legato, non so, banalmente alle bacheche dei nostri social che sono tarate su ognuno di noi, no? E quindi non riescono a darci uno sguardo di comunità perché sono individualizzati. E Sadene si preoccupa di questo, no? E allora magari, non so, l'ipotesi potrebbe essere che il mosaico oggi potrebbe fungere da efficace metafora per descrivere come un insieme di tessere possa tornare ad avere un senso in un oggetto unitario, in una comunità coesa e coerente. È un po' quello che ci ha spinti. Sei riuscito a bruciarmi tutte le domande in un'unica risposta, quindi adesso hai qualche minuto per pensare a come approfondire. Ecco. Allora, ci siamo? Perfetto. Invece a te, le volevo chiedere un po' di presentare Marte, quelle che sono le iniziative organizzate nell'ambito della Biennale, quindi all'interno del contesto che Daniele ha appena esposto. Grazie Edo. Dunque, Marte dall'anno scorso ha una nuova organizzazione, come tanti e tanti di voi sanno. Appunto io sono diventata la presidente e dall'anno scorso siamo rinati dopo un periodo di pausa di circa 5 anni, portando avanti 2 mostre l'anno scorso, e quest'anno replichiamo questa doppia nascita di mostre completamente diverse l'una dall'altra, 2 luoghi diversi ma affascinanti allo stesso modo. Ritornando al discorso di comunità che faceva Daniele, Marte è nata proprio con questo intento. Noi cerchiamo di creare una mosaico comunità, ci piace chiamarla così, ma in realtà poi Marte si apre a una serie di arti che non hanno solamente a che fare con il mosaico, cioè c'è una vicinanza alle estetiche musive, sì, a tutto quello che si può relazionare al mosaico, ma non solo. Quindi quest'anno abbiamo deciso di proporre 2 mostre, una mostra personale di un collettivo anonimo che si chiama Pomme Debout e una mostra bipersonale di una designer ravennate che si chiama Chiara Ravaioli, che ha un brand design che si chiama Fornice Objects, e una micromosaicista che si chiama Yuyu Zhao, che è originaria della Mongolia, che però vive a Ravenna da vario tempo,
E sono appunto, come dicevo, due esposizioni molto diverse tra loro. L'idea è anche quella di dare due respiri internazionali e allo stesso tempo che hanno tanto a che fare con la nostra città, perché qui troviamo tre artisti e due artiste, scusate, un collettivo e due artiste che hanno vissuto la città di Ravenna, ovviamente nei modi più diversi, che però appunto sono anche andati altrove, oppure provengono da paesi esteri e portano qui a Ravenna la loro visione, no, del mosaico e appunto non solo del mosaico. Infatti quest'anno, come dicevo, il collettivo Pomme de Boue, che è un collettivo ucraino anonimo, abbiamo deciso di coinvolgerli per esporre pezzi inediti all'interno del Molino Lovatelli. Ecco perché dico che c'è una riscoperta anche della città, perché i due luoghi che abbiamo scelto per le nostre esposizioni hanno tanto a che fare con Ravenna e con appunto la riscoperta di luoghi. Il Molino Lovatelli, forse qualcuno di voi già lo conosce, è un luogo meraviglioso di archeologia industriale, possiamo dire, perché è nato come molino già datato 1237, le prime documentazioni che abbiamo trovato alla Biblioteca Classense, cercando anche foto d'archivio molto interessanti che vi faremo vedere. E invece poi dall'altra parte ci troviamo all'interno della Domus dei Tappeti di Pietra, quindi due luoghi profondamente evocativi per la storia di Ravenna, io credo. E riguardo alla Domus dei Tappeti di Pietra, appunto come dicevo, portiamo queste due artiste, io vorrei chiamarle artiste, che si sono trovate in precedenza a collaborare insieme, che però per questa volta, per questa esposizione, hanno pensato a un incontro fra il design e il micromosaico. Due modi, no, di esprimersi che qui appunto trovano un dialogo e conversano, dandosi linfa reciproca, diciamo così. Per cui troverete dei pezzi che sono pezzi nati da le artiste separatamente, quindi Chiara Ravaioli per i pezzi di design che sono elaborati con la stampante 3D, ma hanno una forte matrice anche manuale, no? Perché Chiara si occupa appunto di progettare questi vasi che hanno all'interno delle poesie che hanno tanto a che fare con, secondo me, con la città di Ravenna. Ci sono i vasi che si chiamano Dune, eccetera. E invece poi abbiamo Yu Yu Zhao che si occupa di micromosaico. Quindi abbiamo due artiste che espongono i loro lavori individualmente all'interno della Domus dei Tappeti di Pietra, abitandola. Per cui non c'è una separazione fra i luoghi, così come al Molino Lovatelli, fra i luoghi in cui noi esponiamo, che non sono cornici, ma hanno a che fare con la mostra, cioè noi abitiamo questi luoghi e diamo loro la stessa importanza che vogliamo dare ai pezzi, che sono pezzi anche nel caso dei tappeti di pietra inediti, per cui vedrete delle bellissime sorprese e appunto, come dicevo, espongono le due artiste individualmente, ma abbiamo anche questi tre dialoghi, tre incontri che nascono da appunto una collaborazione precedente che però qui trova una vera, come dire, una vera nascita, no? Mi viene da dire, perché la collaborazione iniziale era una prova, un tentativo, e invece qui c'è un'esplosione di colore, di oro e non solo. Sono troppo lunga? No. No, Daniele, cioè, superare Daniele. Allora, sei stato molto esaustivo nella prima domanda, quindi ora sono cazzi tuoi. No, allora, vorrei ritornare su Burri. È un artista sicuramente molto noto. Il suo rapporto con Ravenna, che in parte hai già comunque raccontato, è forse un po' meno noto, forse per i ravennati stessi. Molti non sanno che, ad esempio, quell'enorme scultura monumentale di fronte al Pala di André è sua. La mia domanda sarebbe stata quindi il perché della scelta di Burri proprio in relazione a Ravenna, ma ci siamo già stati. Però comunque Burri è un personaggio che nell'immaginario collettivo difficilmente viene associato comunque all'aspetto musivo.
Per cui ti volevo chiedere proprio in questo senso il perché della scelta di Burri e il rapporto con la città l'abbiamo visto, e quindi riformulo un po' la domanda per chiederti, ehm, questa mostra comunque ci racconterà il rapporto di Burri con Ravenna, andrà ad approfondire questo aspetto, e quindi mh, il- proprio la domanda è il perché Burri, perché Allora, mi dai un sacco questo. di spunti. Comincio dal primo, il grande ferro R. Comincio da quello anche perché è un terreno delicato ed è anche stato, e lo è tuttora, oggetto di polemiche che hanno un senso. Negli anni quello spazio del Pala de André è stato utilizzato impropriamente e in qualche modo anche non riconoscendo appieno la portata di quella scultura, teatro, scultura, insomma, di quelle installazioni. E, noi, ahimè, inauguriamo la mostra il prossimo venerdì, venerdì 13, avendo ancora le tensostrutture relative alla fiera OMC, che è questa fiera molto importante legata all'offshore, insomma, che si svolge a Ravenna annualmente, che quest'anno per via dell'alluvione è stata rimandata da maggio a fine ottobre. Quindi noi inauguriamo con una tensostruttura che è sostanzialmente addossata alla scultura di Burri, ed è un gran peccato. Però diciamo da una condizione di svantaggio ne può nascere una di vantaggio, e l'amministrazione si sta occupando di innanzitutto restaurare l'opera, ridipingerla. Infatti c'è già in corso un dialogo aperto chiaramente con la Fondazione Burri di Città di Castello per l'operazione di ripristino del colore originario, e l'amministrazione si sta anche occupando di definire una sorta di perimetro di rispetto dell'opera, per fare in modo che in futuro non accadano più situazioni del tipo di quelle, insomma, che abbiamo adesso nelle prime settimane di apertura. E sì, quella è un'opera di Burri, una grandissima opera di Burri relativa alla sua stagione, diciamo, degli ultimi decenni, in cui il suo lavoro sullo spazio e sulla materia investe anche lo spazio reale in termini appunto di installazione. E, passo agli altri punti, che non me li ricordo più. Il motivo della scelta della mostra di Burri, e il rapporto di Burri con Ravenna. C'era anche un altro spunto che mi sono dimenticato. Beh, la mostra di Burri nasce perché nasce in relazione al fatto che in qualche modo Burri, la presenza di Burri a Ravenna, diciamo, rispetto alla possibilità di far tornare Burri a Ravenna c'era un'attesa che stava crescendo da tempo. Appunto, Burri è stato protagonista di questa stagione ravennate, fine 80, inizi 90, con una prima mostra che si è tenuta nel refettorio del Museo Nazionale nel 1988, con un bellissimo catalogo con scritti di Claudio Spadoni, ex direttore del MAR, e successivamente a quel momento c'è tutto l'evento legato alla committenza di cui parlavo prima. Quindi far tornare Burri a Ravenna aveva un senso profondo. Ci siamo arrivati grazie a una relazione che è stata messa in campo fin dall'anno scorso, e per questa relazione con la Fondazione Burri ringrazio Linda Kniffitz, che è stata una prima motrice di questo rapporto, che insomma ha fatto sì che nascesse l'idea di contestualizzare la mostra di Burri dentro la Biennale del Mosaico. Ovviamente, ecco l'altro spunto mi è tornato in mente. Burri non è associato al mosaico, no, effettivamente non lo è, però ci sono forti elementi di tangenza. Chiaramente tutta la produzione legata a questa committenza di cui parlavo e che medita l'oro dei mosaici bizantino, paleocristiano e bizantino è insomma un aspetto centrale, però in realtà potremmo anche
inquadrare Burri all'interno di un contesto più ampio che tocca in qualche modo anche alcuni caratteri del mosaico, e penso in particolare al tema della giustapposizione degli elementi. Così sembra anche brutto, però insomma accostare le cose, no? Costruire l'opera per elementi discontinui. E questa è un'attitudine che il Novecento ha masticato enormemente, fin dalla fine dell'Ottocento. Qui forse ci sono diversi miei studenti e studentesse che mi hanno sentito raccontare questa cosa anche troppo insistentemente, insomma, nel racconto di questo aspetto di una possibilità di inquadrare attraverso la metafora del mosaico i percorsi artistici da metà dell'Ottocento in poi, solitamente parto da Georges Seurat, ecco, dal puntinismo, no? Che ci offre una prima idea di costruire per elementi giustapposti. Ed è un percorso operativo che insomma si è fatto largamente sentire nel corso del Novecento, collage e assemblaggio come due altri termini di riferimento che dai primi del Novecento si fanno strada e ridefiniscono in qualche modo anche le possibilità di concepire un'opera d'arte e realizzare un'opera d'arte. Ecco, Burri da questo punto di vista nel secondo dopoguerra opera fortemente accostando elementi tra di loro. Poi certo, per chiudere, potrei andare avanti ore a parlare di questo, però per chiudere velocemente cito Brandi. Cesare Brandi ha scritto un bellissimo saggio dedicato a Burri in una monografia pubblicata nel 1963, poi è tornato in altre occasioni sul lavoro di Burri, ne ha dato una lettura dal mio punto di vista sensibilissima, che è stata di grande spunto per le mie riflessioni, che poi ho avuto l'opportunità di condensare in un saggio per il catalogo della mostra, però nel 72, non mi ricordo bene quando, in una trasmissione televisiva dedicata all'arte, di cui non ricordo nemmeno il nome, sulla regia di Simongini, se non sbaglio. Beh, insomma, in questa trasmissione televisiva Brandi commenta Burri e nel concludere la sua spiegazione televisiva, quindi anche misurata sul target televisivo, a proposito dei sacchi, si esprime dicendo di non considerare assolutamente i sacchi di Burri come dei mosaici da far disinfettare dall'ufficio di igiene. Quindi c'è un riferimento in negativo, ma del tutto interessante dal mio punto di vista. Ok, torniamo invece alla mostra Porta Futurista, che è la mostra che verrà allestita al Molino Lovatelli, e tu hai già un po' parlato comunque dell'idea di abitare gli spazi. Il Molino Lovatelli, come abbiamo già anticipato, è un posto forse poco noto di Ravenna, ma che è fortemente legato alla sua storia, soprattutto quella economica, industriale, posto poi, se vogliamo, dimenticato per tanti anni. Quindi ti chiedo, con l'allestimento di questa mostra, quindi con portare artisti che creano anche un contrasto che rimane appunto il tema della Biennale, secondo te qual è il ruolo che possono avere questo tipo di iniziative, questa mostra nello specifico, nella riqualificazione di luoghi abbandonati? Siamo in questo momento in una iniziativa, diciamo, di questo genere. Potresti dire anche dove è il Molino Lovatelli? Il Molino, io lo so. Okay. Il Molino Lovatelli si trova nel Borgo San Rocco, dietro l'attuale Enoteca Bastione. Sì, e infatti il luogo porta le cicatrici di quello che una volta era l'ingresso, no, del fiume Montone all'interno della città di Ravenna. Il fiume Montone cingeva la porta, il borgo che una volta si chiamava San Mamante, ecco perché c'è Porta San Mama, ecco perché c'è via San Mama. E se guardate il Molino Lovatelli da fuori, è stato intonacato, ovviamente ha subito ristrutturazioni e quant'altro nel corso degli anni, ma se guardate bene praticamente nella parte che ha giusto sopra, scusate, all'asfalto, vedrete che ci sono i segni degli archi, che erano gli archi sotto cui
passava il fiume Montone. E il fiume Montone, io ho scoperto tutte queste cose incredibili grazie a Edoardo, che lavora in Biblioteca Classense e che mi ha fatto appunto scoprire un mondo, il mondo delle acque di Ravenna, che è un mondo che io non conoscevo così bene, e grazie appunto a questa nostra abitazione marziana del Molino Lovatelli ho scoperto. E appunto dicevo, il fiume Montone a un certo punto viene dirottato per creare un fenomeno, no? Un motore, diciamo, per l'acqua, in modo che l'acqua con più forza arrivasse al mulino, e sotto al mulino appunto passava il fiume Montone, che poi proseguiva la sua strada. E per me questo è veramente molto affascinante, cioè ha a che fare con una memoria di Ravenna che noi giovani, mi permetto di dire, non conosciamo, ed è molto molto interessante. E appunto, a proposito della riscoperta di questi luoghi, la scelta del Molino Lovatelli è stata una fortuna. Ci siamo trovati a collaborare con il Molino Spadoni e il Mercato Coperto, che ringrazio veramente per l'occasione incredibile che ci sta dando. E quello che è molto interessante del luogo è che ovviamente ha avuto più funzioni nel corso della sua storia, ma è rimasto vuoto all'interno, per cui noi ci siamo occupati anche dell'illuminazione, creando insomma un ambiente anche, se vogliamo, evocativo, no? Di quello che è stata la storia del Molino Lovatelli. E io penso che il collettivo anonimo Pomme Debout possa sposarsi in maniera meravigliosa all'interno di questo luogo, perché, come dicevate, il contrasto è fortissimo. Pomme Debout lavora con delle grandi piastrelle di ceramica industriale che taglia artigianalmente, e crea delle isole enormi di colore che hanno paura delle geometrie rigide, per cui non si troverà mai all'interno dei lavori di Pomme Debout delle geometrie rigide di angoli retti. Mai, non le troverete mai. E a proposito appunto di nuovo di contrasto, i colori che vengono accostati sono dei colori anche quasi disturbanti, no? Delle cromie molto forti che colpiscono l'occhio nello scopo di creare piacere visivo. Questo è quello che ci hanno raccontato quando sono venuti la prima volta in visita a Ravenna, rimasti affascinati ovviamente dai mosaici e dalla città, e soprattutto dalle cicatrici che porta. Per cui quando poi abbiamo concordato e siamo riusciti ad arrivare alla scelta del luogo, è stato bellissimo, è stata accolta questa notizia con grande felicità anche dal collettivo. E appunto, come dicevo prima, le opere in mostra sono opere inedite, anche che hanno formati anche molto grandi, e quindi sarà molto interessante vedere cosa succede all'interno di una struttura così caratterizzata quando va a incontrarsi con delle opere super contemporanee che nascono come opere di street art, perché appunto il collettivo nasce a Kiev in Ucraina e inizialmente inizia a praticare attaccando i mosaici per le strade di Kiev. Si contavano, ahimè, circa 300 mosaici per le strade di Kiev, pensate, ora purtroppo molti meno. Quelli che sono rimasti portano i segni di quello che sta succedendo, però io credo che poi l'operazione che stanno portando avanti anche in altre città, perché si sono spostati poi in Francia, a Montpellier, dove vivono attualmente, sia veramente incredibile. Cioè, quello che succede all'interno dei luoghi che loro vanno ad abitare è una sorpresa per l'occhio, e ha molto a che fare con anche quello che succede all'interno dell'ambiente che appunto abitano, perché l'idea è quella di abitare l'ambiente attraverso le sue luci e attraverso anche le texture che si ritrovano nell'ambiente. Per cui davvero credo che i Pomme Debout facciano qualcosa di favoloso, e spero che tutti voi e tutte voi possiate insomma venire prima di tutto all'inaugurazione, che sarà venerdì 13 alle ore 21. Ci sarà un live set di Canvas X, che è un musicista sperimentale romano, scuola di Lorenzo Senni, e poi ci sarà un rinfresco, ne approfitto così lo dico, rinfresco offerto da Molino Spadoni e Mercato Coperto dalle 21, e il live set sarà poi verso le 23.
una brevissima introduzione al lavoro del collettivo. Ci ritroviamo sì davanti a delle isole di colore profondamente contrastanti e profondamente astratte, che però hanno dei titoli anche un po' evocativi, se vogliamo, in alcuni casi. E quindi che cosa succede? Succede che il fruitore inizia a cercare di scovare, di capire se nelle forme davvero si cela quello che il titolo promette e non trova niente. Perché l'idea è quella di giocare, no? Anche un po' con quello che succede all'interno dell'opera e dare spazio più che altro allo sguardo. Quindi chi guarda si deve immergere, l'idea è quella dell'immersione all'interno delle opere e di crearsi anche un po' un percorso che è profondamente individuale all'interno delle fughe, andando a scovare che cosa può celare appunto l'opera. E la mostra si chiama Porta Futurista perché l'opera principale è Porta Futurista, che vedete già in realtà in mini anteprima. Se andate nel parcheggione che dicevamo prima, se guardate il Mulino Lovatelli, lì qualcosa c'è, però non basta, non dico altro. Posso dire una cosa? Certo. Io volevo prima di tutto ringraziare tutti gli organizzatori di manualetto, no? Perché a proposito di rigenerazione urbana ci troviamo in uno spazio che vive grazie all'impegno di tutti, dei DOIS. Lo sentite? Di Denaro. Vengo là perché io tanto sono abituato a parlare, quindi è un ringraziamento sincero, anche perché come stasera, per esempio, io non conoscevo niente dell'associazione e comincio a interiorizzare questo percorso. Il Torcellino lo conosco tanti anni, ma è bello che ci sia un passaggio fra le generazioni. Poi il discorso della comunità, che a me sta caro da tanti anni, è altro, e anche questo è comunità, cioè voglio dire, in uno spazio inusuale, in un tempo che ancora ci aiuta, no? Riprendiamo dei legami e conviviamo insieme. Questa parte qui è tutto da ricostruire comunque, perché l'alluvione è stato il grande trauma, no? Un grande trauma, noi cittadini siamo stati risparmiati, però è un trauma con delle ferite aperte enormi e grosse, e quindi anche questo spazio, anche questo modo di vivere è un modo di vivere che ci rappresenta dei legami che dobbiamo ricostruire per fare comunità. E anche questa cosa che dicevi di appropriarsi di spazi che erano stati dimenticati, che pure hanno fatto grande storia anche nella nostra cultura locale, non solo. Quindi abbiamo bisogno, e quindi ringrazio ancora di più Studios Dois, Denara, Marte e tutti quelli che hanno queste serate ci hanno dato la possibilità di rivederci, di incontrarci, di ascoltare, di conoscerci e di creare una dimensione di relazione. Perché se vogliamo fare comunità dobbiamo, secondo me, partire da questo alfabeto, che è tutto da reinventare e da ricostruire. Quindi ringrazio Eleonora, che non l'avevo mai sentita, perché a me piace sentire le parole e portarmele a casa. E grazie a tutti voi. Buona serata. Beh, non saprei chiudere meglio, quindi se ci sono domande... Vai. Io devo dire un sacco di cose. Allora, no, volevo solo fare una piccola... Volevo dire due parole anche perché se lo merita abbondantemente riguardo alla mostra Micro Objects, che verrà allestita, come dicevo, all'interno della Domus dei Tappeti di Pietra. La mostra che inaugura domenica alle ore 17, siete tutti invitati, si relaziona con uno spazio storico ugualmente importante, come dicevo, che ha tanto a che fare con la nostra storia, e però cerca anche, se vogliamo, un mimetismo, no? Nei colori, nelle forme, che i pezzi incontro, ma non solo, hanno quasi interiorizzato, no? Perché l'idea, appunto, come dicevo, è quella di abitare lo spazio cercando una relazione con questo, quindi non solo esponendo delle opere
in maniera, cioè come se fosse un white cube, diciamo, ma anzi rendendosi profondamente conto e rendendosi parte dello spazio. Quindi i pezzi incontro soprattutto saranno dei pezzi pensati appositamente per il luogo, che hanno tanto a che fare con la città di Ravenna, perché troviamo per esempio il verde pineta all'interno, adesso senza troppi spoiler perché non vorrei parli, troviamo il verde pineta all'interno di uno dei pezzi, troviamo il blu del mausoleo di Galla Placidia che conosciamo tutti benissimo, per cui io penso che quello che poi ha a che fare un po' anche con la comunità che dicevamo, sia la collaborazione, no? E quindi vedere due artiste così diverse che lavorano con dei materiali così diversi, perché da una parte si tratta di stampa 3D con ceramica e dall'altra si tratta di delle opere che hanno a che fare con quasi il minuscolo, no? Della ricerca dell'occhio di quello che è il particolare delle opere. Penso che davvero possa darvi un punto di vista diverso su quello che è il mosaico, sul mosaico contemporaneo e sugli incontri che possono succedere, che possono avvenire all'interno di più pratiche. In questo caso appunto il design, che è una parte fondamentale della vita di tutti i giorni, e guarda caso abiteremo poi una domus, che era una casa, no? Era una casa antichissima, uno dei siti archeologici più importanti d'Italia, e la abitiamo con dei pezzi che hanno a che fare con la quotidianità, tutti i giorni. Un vaso per i fiori, un vaso da guardare, un vaso no, da osservare, e così le forme e il micromosaico di Yu Yu. Io adesso basta perché sennò mi impappino.